Benvenuti a tutti. Mi chiamo Juliette e imparo l'italiano da dicembre 2020. Questa settimana ho imparato il passato prossimo. Ora posso parlare un po' più naturale, lo spero. Quindi una cosa della mia vita. Mi piace tanto quest'alba ed il cielo drammatico. E dalla domenica ha nevicato un po' durante la notte. Adesso l'italiano. Oggi voglio mostrarvi 2 blog che penso davvero utili. And I'm switching to English because what I want to say is a little too complex for my Italian at the moment. When I started learning Italian, I searched for information online that could help me, such as blogs, and I found quite a number. But I've only continued to be subscribed to 2. They're both blogs that give you words and descriptions, but they're not just a word of the day. They give you a lot more detail and context to go along with it. The first is this one, Daily Italian Words. The words and related expressions on this blog can be very detailed. Sometimes you also get an audio file so you can listen to each phrase being spoken. You can, if you want, search for words by level. I haven't used this feature yet. I'm just looking at the ones posted from when I started my subscription. But I might visit it once I'm left to my own devices. That is, after finishing the Duolingo tree. The second one is the Italian language blog, which I think is weekly. This last post is very useful for all us Brits and Americans because it goes through imperial measurements as well as the metric system. I'm one of those Brits who thinks more in imperial than metric, but there are lots of things for which all of us use imperial, like pints of milk, because that's how it comes. The litre measurements aren't very user-friendly. Quindi, sono qui con Duolingo. Lo studio ora è più lento, perché è più difficile. Allora, la storia di questa settimana è il cane troppo intelligente. È successo un anno fa. Fuori nel parco ho visto un cane vecchio. Il cane ha camminato lentamente, da solo e verso di me. I suoi occhi hanno sembrato senza della vita, ma quando l'ho chiamato ha risposto. Gli ho dato un biscotto piccolo e il cane lo ha mangiato velocemente. A quel momento una donna ha corrito verso di me. Le ha gridato: «È il mio cane! Lui fa sempre questa cosa. Lui corre a lungo, trova altra persona e poi lui cammina come è un cane antico. È un gioco. Vuole caramelle e biscotti». «Lo so», ho detto. Ho sorriso. Il cane mi ha guardato per un momento e dopo ha iniziato a correre ancora. Povera donna, il cane l'ha avuta a addestrare bene. Allora, so che alcuni verbi non sono nei tempi assolutamente giusti, ma credo che è possibile capire. Alla prossima. Ciao. Allora, la storia questa settimana è il troppo. Allora, la